Ma come si fa a non odiare call center outbound? Ma te pare normale ricevere una chiamata sul tuo numero privato da una persona che non conosci e che ti fa un'offerta di cui non te ne può fregare di meno? Del telefono. Sia ben chiaro, io non odio gli operatori che mi chiamano, ci mancherebbe. Poracci, tutti i giorni presi a parolacce da sta gente ignorante come in kebab di notte, pagati coi soldi del Monopoli, spesso anche laureati, e che poverini si ritrovano a dover fare un lavoro che sicuramente non è mai stato il loro sogno nel cassetto. Oppure sì. Da grande voglio fare il calciatore! Io voglio fare l'attore. Io voglio fare il call center! Nah, non è tanto credibile. A me quello che fa incazzare è proprio il sistema di call center outbound. Ve lo spiego in 2 parole. Pensate a me come al capo di un'azienda che chiameremo Vodafone. Il mio obiettivo è quello di aumentare i miei clienti e soprattutto il mio fatturato. Per farlo utilizzerò tutti i tipi di pubblicità, compreso il nostro amato call center. Quindi compro questo servizio da un'altra azienda, che a sua volta assumerà ragazzi sottopagati, non incentivati e spesso impreparati, che dopo un training di 5 giorni subiranno un lavaggio del cervello che gli fisserà in testa un solo imperativo: attivare il servizio Vodafone. Quindi se attivi rimani e guadagni, altrimenti ti sbattiamo fuori. Capite bene che con questo sistema gli operatori devono attivare. Per questo che ci chiamano sempre, bombardando noi poveri utenti con offerte sulla luce, il telefonino, sul gas, il recupero crediti, le banche. Addirittura a me mi chiamano per il trading online. Ma che cazzo è sto trading online? Detto questo però, cari operatori, anche voi non siete esenti da colpe. Quando fate gli insistenti, gli arroganti, i maleducati, siete un po'... come posso dire? Un po' teste de cazzo? Poi smettetela di prenderci in giro con quelle frasi tipo: la vogliamo premiare per la sua fedeltà, ma lei è uno dei nostri migliori clienti, è un'offerta in esclusiva. Ma chi ve crede? A bugiardi. Siete più farsi di quando da ragazzino mia madre mi diceva: che qua che non te faccio niente. Poi quando volutamente ingannate le persone, magari pure anziane, vi dovreste solo che vergognare, perché fate più schifo dei canditi dentro al panettone. Che schifo qui, così maledetti. Ma la cosa peggiore che potete farmi è pronunciare una frase che a me fa venire un ictus appena la sento. Tu sei lì, rilassato, stai appena iniziando a mangiare la tua meritata cena, quando all'improvviso viene interrotto dallo squillo del tuo telefono. Indovinate chi è? Pronto? Salve, sono Marco da Vodafone. E allora tu cerchi di fargli capire che non vuoi essere disturbato. Ma sono le 8, sto mangiando, mi scusi, Ed è a quel punto che l'operatore se ne esce con la frase incriminata: ma io sto lavorando, Fammi capire. Tu mi chiami sul mio numero privato, in orari improbabili, io ti chiedo di lasciarmi stare e tu, seccato, mi rispondi che stai lavorando? Ma a me che me ne frega? Ma te l'ho chiesto io di chiamarmi. Sei te che mi stai disturbando. Quindi invece di dirmi sto lavorando, chiedi scusa e togliete dai coglioni. Scusate. Io tendenzialmente cerco sempre di essere educato, ma quanto mi piacerebbe poter rispondere così. Marco, scusa un attimo, ma attendi 2 secondi in linea. Aspetta un attimo, arrivo subito. Oh, e mo che mi sono affacciato ho visto che pure tua madre sta a lavorare a quest'ora. Mo quasi quasi scendo e gli vado a fare compagnia, che dici, no? Comunque, la domanda da porci è questa: possiamo evitare le chiamate dei call center? La risposta è: non lo so. Non è che posso sapere tutto, mica so Piero Angela, Quello che possiamo fare però è iscrivere il nostro numero fisso al registro pubblico delle opposizioni. Ma siccome ormai si fida una telefonista, se sono imparati e chiamano principalmente sui cellulari, possiamo usare applicazioni per bloccare le chiamate, oppure creargli un contatto comune e bloccare tutte le chiamate provenienti da questo numero. Molti di voi adesso diranno: ah, è già in gesta lavoro e mo fa chiudere pure il call center? No, affatto. Quello che io suggerisco alle aziende è di prendere tutti i soldi che vengono spesi per l'outbound ed investirli nell'inbound, per creare un servizio migliore, per incitare i clienti a venire da voi, non il contrario. Se il video vi è piaciuto mettete un bel like telefonico, iscrivetevi al canale e sappiate che la prossima volta che riceverete una chiamata dal call center, io sarò in qualche parte del mondo a bestemmiare. Ciao!